Santa Barbara e il miracolo del ciliegio fiorito. Santa Barbara visse tra il III e il IV secolo d.C., probabilmente in Nicomedia, l'attuale Turchia. Secondo la tradizione, era una giovane di grande bellezza e intelligenza, figlia di un ricco pagano, Dioscoro. Dopo la morte della madre, il padre decise di rinchiuderla in una torre per preservarla dai corteggiatori e controllarne la vita. Durante la sua reclusione, Barbara si convertì al cristianesimo, affascinata dalla fede e dal messaggio di Cristo. Quando Dioscoro scoprì la sua conversione, la sottopose a terribili torture per farla abiurare, ma Barbara rifiutò. Tra le torture, le venne strappata la pelle con uncini, bruciata con fiaccole, ferita in modo atroce. Secondo il racconto, le sue ferite guarivano miracolosamente ogni notte. Infine, Dioscoro stesso la decapitò per ordine delle autorità romane. Dopo aver compiuto l'atto, egli fu colpito da un fulmine, un segno visto come punizione divina. Santa Barbara è invocata come protettrice contro il fuoco, le esplosioni e la morte improvvisa. Questo legame deriva da due aspetti della sua storia. Il fulmine che colpì Dioscoro, simbolo del controllo di Barbara su eventi distruttivi, e le prove del fuoco durante il suo martirio, che non riuscirono a scalfirne la fede. Per questo, è divenuta patrona di chi affronta il fuoco e il pericolo, come i vigili del fuoco, i minatori e gli artiglieri. Secondo la tradizione, mentre Santa Barbara era imprigionata in attesa del martirio, trovò nella sua cella un ramo di ciliegio. Nonostante fosse dicembre, periodo in cui i ciliegi non fioriscono, il ramo sbocciò miracolosamente come segno di vita e speranza, quasi a testimoniare la vicinanza divina e il trionfo della fede anche nelle situazioni più disperate. Questo evento ha dato origine a una tradizione ancora viva in molte parti d'Europa. Il 4 dicembre, giorno della festa di Santa Barbara, si taglia un ramo di ciliegio e lo si mette in acqua. Se il ramo fiorisce entro Natale, si crede che Santa Barbara abbia concesso un segno della sua vicinanza e protezione. Questo semplice gesto rappresenta non solo la speranza, ma anche la fiducia nella grazia divina che agisce in modo inaspettato, come un fiore che sboccia fuori stagione.